Buongiorno a tutti, sono Claudio Melis da Bolzano, ristorante In Viaggio. Oggi presenterò 3 ricette dedicate al mondo dei brodi. Qual è il denominatore comune di tutti questi brodi? L'utilizzo di crescioni, non solo decorativi ma protagonisti delle preparazioni stesse. Cominciamo con la presentazione degli ingredienti della prima ricetta. Radici di prezzemolo, radice di topinambur, delle rape gialle, abbiamo delle carote viola leggermente fermentate, le castagne, il tartufo nero, i crescioni Coppercress Shiso Mix. Abbiamo quelli freschi che useremo come decorazione e abbiamo invece quelli che nelle nostre cucine, come può capitare, sono un pochettino più invecchiati, diciamo, e non possono essere più utilizzati come decorazione, ma che possiamo utilizzare per dare gusto al nostro brodo di radici. Allora, il primo step per la realizzazione della nostra ricetta, del nostro brodo a base di radici, è la tostatura delle radici stesse. Quindi taglieremo le radici a pezzi grossolani, li roleremo con un filo d'olio e un pochettino di sale e li tosteremo in forno a 160 gradi per 40-45 minuti o finché avranno comunque raggiunto un colore piuttosto brunito. Terremo una parte di carote per realizzare poi dei ravioli che vi farò vedere. Partiamo con una base di più o meno 2 litri di acqua fredda per un 500-600 grammi di radici tostate. Quindi andremo a versare le nostre radici all'interno dell'acqua fredda, appunto scivolare, e anche le parti bruciacchiate sono molto importanti per dare gusto al nostro brodo. A questo punto accenderemo il gas, lo metteremo alla massima potenza e lo porteremo ad ebollizione. Dovrà bollire per 40 minuti fino a che avrà ottenuto una colorazione brunastra. Lo metteremo poi a sapore con un pochettino di sale. Come abbiamo detto prima, abbiamo ottenuto in parte delle carote. Le carote le abbiamo tritate grossolanamente e aromatizzate ancora con un po' di crescioni. Realizziamo dei fagottini. Questa è appunto la farcia che abbiamo ottenuto. Andiamo a riempire questi quadrati di pasta e andiamo a chiudere questi ravioli a mo' di fagottino. Quindi chiudiamo la cima, poi chiudiamo il secondo lembo e andiamo a realizzare questi fagottini. Come vedete c'è poca farcia, anche perché il brodo già sa tanto di radici, quindi non è necessario che sappia troppo di carota, però ci interessa anche la textura, quindi l'effetto della pasta stessa all'interno del brodo, che dà consistenza. Ecco, questo è il tipo di raviolo che andremo a ottenere. Dopo 45 minuti di ebollizione, questo è quello che abbiamo ottenuto. Quindi un brodo molto concentrato. Adesso riportiamo il brodo che abbiamo filtrato a un etamine. Cosa vuol dire? L'abbiamo filtrato a un panno molto sottile per togliere qualsiasi impurità. Lo riportiamo a leggera ebollizione. Deve essere caldo ma non troppo bollente, perché andremo a aromatizzarlo con i nostri crescioni. Adesso siamo appena sotto il punto di ebollizione, prendiamo i nostri crescioni e li versiamo nel brodo. Una volta che i crescioni si appassiscono e che cominciano a cambiare colore, hanno praticamente rilasciato tutti i loro profumi all'interno del brodo stesso. Vediamo qua che sono completamente appassiti, andiamo adesso a filtrarlo. Questo per evitare che con una cottura prolungata del crescione questi profumi semplicemente evaporino dal brodo stesso. Come vedete i crescioni sono perfettamente appassiti e hanno rilasciato tutti i loro profumi all'interno del brodo. Voi ovviamente non lo potete sentire, ma c'è questo profumo intenso appunto di senapato, il gusto che volevamo ottenere. Procediamo adesso con la cottura dei nostri ravioli. Quindi acqua sempre abbondante e ben salata, andiamo a versarli nell'acqua. Questi sono i ravioli freschi, quindi cuociono in un paio di minuti. Nel frattempo che i nostri ravioli cuoceranno, cominciamo a imbastire il piatto, quindi quello che sarà la presentazione finale del piatto, così come lo facciamo nel nostro ristorante. Quindi cominciamo col posizionare le nostre carote viola, che sono state leggermente fermentate. Nel frattempo i nostri ravioli sono praticamente cotti, li roliamo con un filino di olio. Andiamo poi ad adagiarli sulle nostre carote fermentate. Proseguiamo con la polvere di castagne che abbiamo ottenuto semplicemente congelando delle castagne crude e grattugiandole poi con una grattugia, con una microplane. Andiamo quindi a scagliare il tartufo, lo scagliamo qui su una carta per poterlo poi adagiare in maniera più elegante e armoniosa possibile sui nostri ravioli. Le fette più belle. Così. Andiamo adesso a tagliare i nostri crescioni per guarnire il nostro brodo. È importante tagliarli direttamente dalla loro vaschetta perché qui sono al massimo della loro freschezza. Quindi questo andiamo a versare il nostro brodo di radici bello caldo all'interno di una piccola caraffa, in maniera tale che possiamo poi presentarlo ai nostri ospiti, che possano vedere i vari ingredienti che compongono il brodo stesso e possano poi gioire dei profumi che scaturiranno nel momento in cui noi andremo a versare il brodo all'interno della ciotola.
Andiamo adesso a presentare la nostra seconda ricetta, che è appunto un brodo di mare. E cominciamo dagli ingredienti. Lo scorfano, abbiamo la gallinella di mare che è la regina della zuppa di pesce, abbiamo dello sgombro, abbiamo delle triglie di scoglio in questo caso, delle ali di rombo, le cozze e le vongole, del seno, della carota, della cipolla, del cipollotto, del finocchio, già affettate in un taglio che si chiama julienne, che vuol dire un taglio a listarelle molto sottile. Abbiamo del vino bianco, delle capesante, abbiamo della fregola, le foglie di lime kefir in due versioni, la versione fresca. Essiccandole, una volta poi a contatto con un liquido caldo, esprimeranno tutti i loro profumi che sono molto intensi, del sea fennel, quindi del finocchio marino. Abbiamo infine i salty fingers, sembrano delle piccole manine. Cominciamo col versare in una padella, una pentola calda dell'olio extravergine. Aggiungiamo le nostre verdure. Qui abbiamo sedano, carota, cipolla, appunto come detto prima. E le facciamo stufare. Intanto che le nostre verdure si insaporiscono, andiamo ad aggiungere pian piano tutti i nostri ingredienti. Qui abbiamo il nostro sgombro, dobbiamo poter far stufare i vari ingredienti all'interno della pentola con le verdure. Abbiamo la triglia, abbiamo la gallinella, andiamo a versarla insieme. Andiamo ad aggiungere un filo d'olio. Abbiamo i nostri scarti di sgombro che andranno a dare tutta la parte gelatinosa, quindi consistenza a un brodo liquido. Non deve stufare per un periodo troppo lungo, deve solo insaporirsi con le verdure. Andiamo ad aggiungere la nostra lisca di scorfano, anche questo è un elemento molto importante. Andiamo a rimescolare. Ora, senza aspettare che il pesce si colori o che le verdure si colorano, perché appunto dobbiamo cucinare la nostra zuppa di pesce in bianco, andiamo a sfumare col vino bianco secco. Lasciamo evaporare per qualche secondo e andiamo a coprire con 2 litri di acqua fredda. È importante che l'acqua sia fredda e non calda, in maniera tale che il pesce possa liberare tutti i suoi umori, i suoi profumi e i suoi sapori all'interno del brodo. Quindi come vedete questi 2 litri d'acqua coprono appena a raso la nostra quantità di pesce. Faremo cuocere questo brodo a fuoco lento una volta che sia arrivato ad ebollizione per circa 40 minuti. Passati i nostri 45 minuti di ebollizione andiamo ad aggiungere i frutti di mare, quindi le cozze e le vongole. Questo è un passaggio molto importante, soprattutto dal punto di vista gustativo, perché le cozze e le vongole andranno a rilasciare tutti i loro umori, i loro profumi e la loro acqua ovviamente all'interno del brodo stesso. Lasceremo cuocere più o meno per una quindicina di minuti, che è il tempo necessario per le vongole e per le cozze per aprirsi, cuocersi un pochettino e rilasciare appunto tutti gli umori all'interno del brodo stesso. Allora, il nostro brodo ha cotto quindi per più o meno per un'ora. L'abbiamo poi filtrato e abbiamo ottenuto più o meno 1 litro di liquido, quindi più o meno la metà, il 50%. Questo per poter avere un brodo concentrato nel gusto. Quindi andiamo a aromatizzarlo con le foglie di lime kefir essiccate. Andiamo a versarlo nel brodo che è anche qui sotto il livello di ebollizione. Qui abbiamo anche degli scarti di finocchio di mare e anche degli scarti di salty fingers. Quindi ovviamente non li buttiamo via, ma li teniamo e li utilizziamo per aromatizzare il nostro brodo, mentre le parti più belle le utilizziamo come guarnizione. Quindi versiamo i nostri crescioni, sempre abbondanti, in maniera tale che abbiamo un gusto profondo. Lo riportiamo a leggera ebollizione e poi andiamo a coprire con un piatto, spegniamo, lasceremo quindi l'infusione per 4-5 minuti, il tempo necessario affinché le erbe possano rilasciare i loro profumi all'interno del brodo stesso. Non oltre, perché altrimenti in parte i profumi svanirebbero oppure si modificherebbero diventando magari amari. Siamo arrivati alla fase finale del nostro brodo di mare, che è appunto l'impiattamento. Qui abbiamo la nostra fondina con un cerchio che servirà a contenere la nostra fregola. La fregola l'abbiamo leggermente intiepidita, andiamo a posizionarla al centro del piatto. Continuiamo con le nostre capesante che sono crude e che abbiamo marinato solo con un po' di sale e un filo d'olio. Andiamo a posizionarle sulla fregola in maniera un po' disordinata. Andiamo poi a finire il piatto con le nostre guarnizioni, che sono i nostri crescioni, quindi i nostri salty finger, abbiamo il nostro finocchio di mare, andiamo a strappare le foglioline belle tenere, abbiamo qui il nostro brodo
che è stato già filtrato, quindi abbiamo filtrato dai crescioni che avevamo messo in infusione. Andiamo a versarlo nella nostra caraffa. Questo è come presentiamo questo brodo nel nostro ristorante, sempre versando il brodo davanti all'ospite in maniera tale che appunto possa sentire tutti questi profumi di mare che vengono da questo brodo, da questa lunghissima preparazione. Andiamo adesso ad eseguire la nostra terza ricetta, che è il nostro brodo di carne. Gli ingredienti: abbiamo del biancostato di manzo, razza scottona, frollato per 40 giorni, pollo biologico, degli albumi che ci serviranno poi in un secondo momento, un petto del nostro pollo biologico, cardocelli italiani, del crescione d'acqua, il floregano. Cominciamo col primo step della nostra ricetta. Abbiamo dell'acqua fredda e andiamo ad aggiungere la nostra carne all'acqua fredda. È importante che l'acqua sia fredda affinché appunto la carne possa rilasciare tutti i suoi profumi e tutti i suoi sapori all'interno del nostro brodo. Nel caso volessimo ottenere invece che un brodo un buon bollito, dovremo aggiungere le carni ad acqua calda in maniera tale invece che i pori della carne stessa si chiudano e tutte le sostanze nutritive, tutti i profumi e i sapori possono rimanere all'interno della carne stessa. Abbiamo portato a ebollizione il nostro brodo. Come possiamo osservare, si è creata una schiuma sulla superficie che andiamo a rimuovere, quindi questa è l'operazione della schiumatura. Il brodo bollirà in questa fase per più o meno 3 ore, le 2 ore e mezza, 3. E durante questo periodo di tempo è importante continuare a schiumare il brodo in maniera tale che lo liberiamo da tutte le sue impurità. Trascorse le 2 ore e mezza, 3 di cottura, possiamo aggiungere le nostre verdure. Perché si aggiungono le verdure in un secondo momento? Perché sarebbe inutile mettere nel brodo che è ancora parecchio sporco e rilasciare i loro umori in quel momento. Si possono mettere in un secondo momento e avere più freschezza nel brodo stesso. Aggiungiamo le nostre carote, aggiungiamo il sedano, il cipollotto, aggiungiamo le nostre cipolle e proseguiamo la nostra cottura e anche la nostra operazione di schiumatura per le prossime 2 ore. Quindi abbiamo una cottura totale del nostro brodo di 5 ore con una relativa evaporazione dei liquidi. Abbiamo cotto il nostro brodo per 5 ore, dopodiché l'abbiamo filtrato e quello che abbiamo ottenuto sono più o meno, da iniziali 6-7 litri di acqua, più o meno 2,5 litri di prodotto finale. Quindi un brodo estremamente concentrato. Concentrato ma ancora sporco. Cosa vuol dire? Ancora ricco di impurità. Andremo quindi a fare un'operazione molto importante e molto delicata, che è la chiarificazione del brodo. Abbiamo preso il nostro petto di pollo e lo abbiamo passato a tritacarne con degli albumi e ancora con un po' di verdure, sempre sedano, carote e cipolla che avevamo già in precedenza. Andiamo a versare nel brodo che si è raffreddato questo impasto. Andiamo a versarlo lentamente. Andiamo a mescolarlo con una frusta e andiamo a accendere il fuoco. Dovremo portarlo a ebollizione veloce per poi abbassare il fuoco e farlo cuocere per una quindicina di minuti affinché si formi sul brodo una sorta di cappa, si chiama così cappa, e quindi gli albumi e la carne all'interno del brodo possono assorbire tutte le impurità del brodo stesso per ottenere un brodo che sia perfettamente limpido e pulito. Come possiamo osservare, il nostro brodo è arrivato a piena ebollizione, l'abbiamo fatto cuocere per una quindicina di minuti e si è formata questa cappa sulla superficie. Adesso andiamo a farlo cuocere ancora per una decina di minuti, però aggiungiamo dei funghi cardoncelli che avevamo già nei nostri ingredienti iniziali e aromatizzeremo leggermente il nostro brodo con i funghi. Una volta cotto il brodo per un'altra decina di minuti lo faremo riposare, quindi si raffredderà leggermente e andremo a filtrarlo e a vedere il nostro prodotto finito. Procediamo adesso alla creazione delle guarnizioni per il nostro brodo. Abbiamo i nostri funghi cardoncelli che abbiamo tagliato a lamelle un po' spesse per avere una certa consistenza. In una pentola calda aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo i nostri cardoncelli e li facciamo stufare leggermente. I funghi cuociono molto rapidamente e qui comunque abbiamo bisogno che il fungo non sia troppo cotto per avere una certa consistenza. Andiamo a salare leggermente, andiamo a pepare leggermente e portiamo i nostri funghi a cottura. Sono diventati tutti completamente bianchi, quindi a questo punto per noi sono abbastanza cotti e andiamo a versarli in una ciotola. Un altro componente del nostro piatto sono i noodle, quindi questa sorta di tagliolino orientale, ma questo fatto completamente all'italiana. Quindi abbiamo la nostra pasta all'uovo, stesa, un po' spessa, un po' grossolana. Andiamo a
rigirarla così, in questa maniera, la giriamo poi su se stessa e andiamo a tagliarla. E la tagliamo a mano perché è un taglio molto più efficiente, a coltello, anche per avere una certa consistenza all'interno del brodo. Ovviamente voi a casa potete anche utilizzare altri tipi di pasta o anche eventualmente una pasta secca o fare delle tagliatelle o anche dei ravioli. Andiamo a versare in acqua salata, bollente, e andiamo a sgranarle. Qui abbiamo cotto le nostre noodles, i nostri tagliolini, e li abbiamo mescolati con i cardoncelli saltati. Andiamo adesso ad impiattare il nostro piatto. Quindi rimescoliamo ulteriormente, andiamo a creare un nido con la pasta che metteremo al centro del piatto. Andiamo a guarnire e a ricoprire la nostra pasta. Andiamo a guarnire con i nostri crescioni, belle fresche, le cimette tenere. Abbiamo i nostri fiori di origano, andiamo a sfogliarli leggermente e semplicemente a farli cadere. In questo caso andiamo a finire con un filino di olio extravergine d'oliva. Abbiamo qui il nostro brodo che, come potete vedere, adesso è completamente pulito e depurato. Con l'azione della clarificazione del brodo abbiamo ottenuto questo. Questo è come presentiamo questo piatto nel nostro ristorante, sempre versando il nostro brodo davanti all'ospite in maniera tale che possa sentire al meglio i profumi e i sapori di questo brodo. Bene, avete visto queste mie 3 ricette di oggi sui brodi. Il brodo vegetariano, un brodo di pesce e un brodo di carne. Questa nostra battaglia per la sostenibilità, appunto con una certa sensibilità per questo tema, l'utilizzo di questi grandi crescioni che non sono appunto solo decorativi ma soprattutto possono arricchire il piatto con il loro gusto. Vi saluto, grazie e spero che possiate cercare almeno di ricreare alcune di queste ricette anche in maniera più semplice a casa nelle vostre cucine.